Buonasera a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Questa sera ho il piacere di presentarvi e di intervistare un membro dello staff operativo per quanto riguarda Cake DeFi. Lasciamo la parola all'ospite che si presenterà e poi ci farà il grande favore di farci vedere su un account demo l'intera piattaforma. Ciao Ewald. Ciao Maurizio, grazie mille per l'invito. Grazie soprattutto a te di averlo accettato. Bene, se vuoi presentarti, dire due parole su di te e sul progetto, e poi passiamo direttamente a vedere l'operatività della piattaforma Cake DeFi, che sta avendo un grande successo nell'ultimo periodo e mi hai appena rivelato che la prossima settimana compie 2 anni? Sì, esatto. Compie già 2 anni. Esatto. Per chi forse non mi conosce, soprattutto nella comunità italiana, visto che operiamo in tutta parte del mondo e l'Italia è un paese nuovo per noi, il che mi fa molto piacere essere qua. Faccio parte del mondo cripto dal 2015, che sono attivo da lunedì. Cake fa 2 anni, è un progetto secondo me abbastanza interessante, dopo lo vediamo come hai detto tu anche nel dettaglio, dove la missione un po' di Cake è di diventare quella piattaforma, quella dove tu puoi gestire un po' tutte le tue finanze in modo semplice e anche abbastanza intuitivo. Dico abbastanza perché ci sono sempre, si fa tutto step by step, e quindi come ogni progetto abbiamo una roadmap dove cerchiamo sempre di aggiornarsi, e quello che per noi è molto importante ascoltare i feedback degli utenti e migliorarci sempre man mano. La missione un po' è di generare cash flow sulle tue cryptocurrency. Se immaginiamo un po', se tu compri una casa e la lasci completamente vuota, approfitti un po' del valore dell'aumento dell'immobile, però non genera un cash flow. Se invece compri una casa e la affitti, ricevi chiaramente l'affitto e generi anche cash flow, approfittando chiaramente anche del valore dell'immobile stesso. E questo è un po' quello che vogliamo dare con Cake, di ricevere un po' di cash flow sulle tue cryptocurrency. Certo, infatti anche la DeFi in sé è uno dei metodi odierni per avere un po' una sorta, chiamiamola così, di rendita passiva che piace tanto agli utenti, di poter generare un profitto anche mentre dormiamo, per assurdo. La DeFi ci dà questa possibilità. Se poi... Sì, no, dimmi. Questo è corretto. Allora, Cake, in questo caso la piattaforma Cake DeFi si chiama Cake DeFi, ma è una piattaforma CeFi, in questo caso Cake, però si chiama Cake DeFi perché in background offre tutti i servizi della DeFi, e quindi ecco. Quindi è un mix tra decentralizzazione e centralizzazione. Allora, la piattaforma in sé è centralizzata, quindi andiamo a vedere, non hai le tue chiavi private, però in background c'è un altro progetto che si chiama DeFi Chain, che è completamente decentralizzato, dove tu hai le tue chiavi, dove tu hai la tua app standalone sul tuo computer, non su un browser. La cosa interessante è che noi crediamo che la DeFi, c'è anche spazio per DeFi su Bitcoin, e in questo caso DeFi Chain è un fork di Bitcoin, il che è sicuramente interessante perché secondo me c'è sia spazio per la DeFi su Ethereum, in questo caso con un programma come Turing Complete, però secondo me una programmazione Turing Complete può avere un po' dei rischi di tutti questi smart contract che si legge spessissimo, e noi crediamo che portare la DeFi su Bitcoin è sicuramente più interessante. Non posso fare tutto quello che puoi fare con un mondo Turing Complete, però forse hai meno rischi di un eventuale bug, di un eventuale problema, e quindi noi crediamo un po' che ci sia spazio per tutto, e in background funziona questo progetto. Quindi un utente alla fin fine è libero di scegliere una piattaforma come Cake DeFi, sì centralizzata, ma con un supporto dove c'è una persona 24 ore su 24 che ti può aiutare se hai un problema,
è lì perché è una piattaforma centralizzata, e se uno dice no, a me piacciono tutti i servizi, ma io non voglio nessuno, non voglio fare un KYC, voglio gestire io le mie cose, quindi vado sulla DeFi, però con il rischio che se sbaglio in qualcosa non c'è un supporto. Sì, non c'è un supporto. E poi con tutti i rischi, come hai detto prima, che possono succedere, che stiamo leggendo in questi giorni tramite un po' gli attacchi su PancakeSwap, Bunny e tutto il resto sulla Binance Smart Chain, quindi ci può essere una sicurezza in più anche da parte dell'utente. Sì, esattamente, quindi per me è importante che l'utente possa scegliere Certo. un po' dove andare. Chiaramente se sceglie la piattaforma completamente decentralizzata, il rendimento, il cash flow è un po' più alto, perché anche Cake deve vivere. Se sceglie la piattaforma centralizzata, Cake si prende una piccola percentuale del servizio. Giustamente. Tra l'altro una piattaforma del genere su Bitcoin è veramente innovativa, credo che siate gli unici a poter fare una cosa del genere. Almeno non ho ancora sentito dire di una cosa simile nel mondo cripto. Non ho idea se siamo gli unici o no. So che già 2 anni fa, quando abbiamo lavorato sul progetto, ci piaceva un po' l'idea, perché secondo noi Bitcoin è la cosa più decentralizzata, più sicura che c'è, e quindi ci piaceva un po' l'idea di fare un fork, di creare una nostra chain che scrive poi nella blockchain di Bitcoin, e quindi la trovavamo interessante. Fantastica, interessante e fantastica. Va bene, direi che possiamo passare, se riesci a condividerci lo schermo, all'operatività su Cake DeFi. Allora, la piattaforma si presenta chiaramente con un login dove tu dai la tua email e una password. Una volta che ti registri, la piattaforma... Allora, aspetta che è apparso una roba, aspetta che rinizio. Sì. Che non so... Tu hai visto entrare un messaggio o no? Sì, un messaggino, non ho visto cosa, ma è apparso una alert. Ok, e quindi aspetta che cerco di toglierlo, perfetto. Allora, la piattaforma si presenta chiaramente con un login e con una password, dove tu puoi fare la registrazione in modo molto facile. Una volta fatta la registrazione riceverai un'email di conferma che devi verificare. Fatto questo, il primo approccio è chiaramente, come su ogni piattaforma, di fare il tuo KYC. Quando hai fatto il KYC, che è abbastanza semplice, la piattaforma ti porta step by step, sì, finché hai eseguito il KYC. Entro 24 ore sei approved. Durante il fine settimana devo dire che ci vuole sicuramente 2 giorni, perché viene fatto tutto quanto manualmente dai nostri vari operatori. Una volta che sei approved puoi accedere al servizio, e qui la schermata si presenta così. Devo dire, ahimè, mia colpa, abbiamo sia l'inglese, il tedesco, il cinese e l'italiano, ma l'italiano ancora non è tradotto. Non è tradotto. No, è tradotto parzialmente, ma non sono mai riuscito ancora a tradurlo finito. Mi sono promesso di finirlo entro questo mese. Va bene. Il sito completamente in italiano. Diciamo che si presenta abbastanza in modo semplice per le persone che già conoscono un po' il mondo cripto. Per le persone non pratiche del mondo cripto ci vuole un po' più tempo per prendere dimestichezza, però stiamo lavorando anche in questo per spiegare ogni passo passo con delle I che appaiono e uno può capire un po'. Ok, sì, con delle info. Cosa significa? Secondo me la prima cosa da fare quando si entra in un sito è come se acquisti un programma, vai nelle impostazioni. In questo caso in alto a destra abbiamo un cappello da cuoco, cake, perché cake viene da torta, e l'idea è che per noi cake è questa torta dove ognuno riceve un pezzo, una fetta della torta, e entra dentro nelle impostazioni e inizia a impostare un po' tutto il suo profilo. Qui vede sicuramente che il suo account è validato, approvato. Per favore sempre installare il two-factor authenticator, se no la piattaforma non funziona neanche. E poi qui abbiamo delle preferenze trading molto molto importanti, che dopo andiamo un po' a rivedere in secondo momento quando vi parlo un po' delle impostazioni, che è molto semplice: acceso, spento, valore iniziale e
il ritorno e l'auto-staking acceso o spento, che dopo ve lo spiego Perfetto. nuovamente. Cake alla fine attualmente ha 3 prodotti: il liquidity mining, lo staking e il lending. Ok. Per chi non è proprio pratico, che poi Maurizio magari o ha già fatto un video o farà un video sul liquidity mining, Sì. se noi andiamo a prendere un exchange centralizzata dove c'è una ditta, un'impresa dietro, non c'è problema di ricevere liquidità. Invece per una DEX, per questa exchange decentralizzata, bisogna dare liquidità, perché non ha gli occhi che esce fuori dal suo mondo, Certo. e quindi gli utenti stessi possono dare liquidità all'exchange decentralizzata, e il protocollo a sua volta come ricompensa ti dà questa ricompensa ogni blocco. Questo è un po' il liquidity mining, quindi dopo andiamo a vedere un po' come funziona. Lo staking, come sappiamo benissimo, con l'algoritmo di consensus di Bitcoin è un proof of work, ovvero questa prova di lavoro basata sull'energia anche. Invece lo staking è il meccanismo di consensus, è proprio questo tenere i coin, questo staking di mettere via un po' i coin, che attualmente è molto molto gettonata, soprattutto per i nostri utenti, perché ha un API, un cash flow annuale, una rendita annuale molto molto alta e attraente. E poi c'è il lending, ovvero il prestare, in questo caso i tuoi bitcoin, i tuoi ether a qualcuno, e come ricompensa di ricevere una rendita. Questi sono un po' i 3 fondamentali pilastri attualmente. Dico attualmente perché con il termine del secondo trimestre arriveranno anche sulla DeFi chain stock, azioni completamente decentralizzate, quindi è possibile comprare azioni Tesla. Sì, come ha inserito Binance il mese scorso. Sì, completamente decentralizzata noi sulla DeFi chain, e dopo sarà implementata anche dentro in Cake più avanti, insomma. Okay. Questi sono un po' i vari servizi. Avete una funzione saldo dove riuscite a vedere il totale in alto a destra, i vari coin disponibili sulla vostra parte sinistra, e dopo sulla parte destra tutte le varie operazioni che si possono fare con i coin. Se andiamo a prendere in questo caso Bitcoin o Ethereum, si possono fare il lending di queste piattaforme, e possiamo anche iniziare a vedere un po' questo. Ok. Allora, il lending da parte di Cake funziona così, che si fa parte di un pool. Questo pool prende entro 4 settimane un numero X di Bitcoin, magari vengono inseriti in questo pool dal venerdì al venerdì, e questi Bitcoin vengono poi dati a un partner istituzionale accreditato, che dopo lui fa delle operazioni con i Bitcoin, e come ricompensa noi riceviamo attualmente circa un 5% annuale sul Bitcoin, che può essere non tanto, però io dico sempre è importante diversificare un po', sicuramente, un po' tutto il mondo cripto. Mi tengo la maggior parte, se voglio, su un ledger, un qualcosa me la tengo forse su un exchange, e qualcosa la tengo in questo caso su una piattaforma che posso fare un lending. E per me è sempre importante non scommettere sempre tutto su un cavallo, ma un po' la diversificazione. Capisco il motto not UK, not you coins, sì. Però come detto, io amo un po' la diversificazione e di minimizzare un po' tutti gli eventuali black swan che possono arrivare. Posso dimenticarmi la chiave privata, cioè non lo so, però come detto io amo
in modo particolarmente la diversificazione un po', e quindi gioco un po' tutte le posizioni. E quindi io posso dire, ok, io entro in un batch, questo dopo viene bloccato per 4 settimane, quindi sì, per 4 settimane voi non potete toccare, io faccio esempio con un Bitcoin, non ci sono minimi, non ci sono minimi, quindi potete inserire quello che voi volete. Per 4 settimane questo viene bloccato perché il partner accreditato fa le sue operazioni. Dopo queste 4 settimane voi ricevete indietro il vostro Bitcoin con la rendita. Con la rendita, e sì. Ecco che viene in gioco la funzione che vi ho detto prima, che è preferenza trading. Qui potete impostare reinvesti in automatico il mio valore iniziale più la rendita ricevuta in queste 4 settimane. Sì, il compound automatico. Sì, esatto. E quindi ti dimentichi un po', in questo caso, del tuo Bitcoin, perché lui lavora e ogni 4 settimane lui partecipa automaticamente in un nuovo batch. E ci sono le varie opzioni che poi decide, puoi anche dire no, io il guadagno lo voglio da parte e reinvesti solo il mio valore iniziale o d'uscita, insomma questo uno dopo può sceglierlo come vuole lui. Ok, perfetto. La funzione più gettonata è in questo caso lo staking, e lo staking attualmente lo possiamo offrire su il coin nativo della DeFi chain, che è DeFi, e in questo caso Dash. Per me è importante dire il coin nativo, perché se noi andiamo a vedere tutte le altre applicazioni DeFi che ci sono in giro, che viaggiano su base Ethereum, ricevi un coin, ma non è il coin nativo, perché il coin nativo sarebbe Ether, ma tu non ricevi Ether. In questo caso su Cake ricevi il coin nativo della blockchain di DeFi chain, che è DeFi. È un token utility? Sì. Ok. Sì. Su defichain.com vedi un po' a tutto cosa può essere utile questo coin, come per esempio le ricompense che ricevi. Se vuoi crearti il tuo token sulla DeFi chain, puoi creartelo, e serve il DeFi coin. Se vuoi comprare in futuro queste azioni decentralizzate, serve DeFi, quindi c'è proprio una funzione, un'utility vera e propria intorno al coin. Ma questo token si può comprare direttamente su Cake DeFi o è già listato su qualche exchange? Allora, attualmente le exchange più grandi sono KuCoin e Bittrex, dove tu puoi comprare il DeFi. Tu puoi swapparlo tra Bitcoin in DeFi sulla nostra piattaforma, però noi non siamo un exchange, non vogliamo essere un exchange, quindi c'è un sovrapprezzo rispetto alle varie exchange. O se no, tu puoi, possiamo anche saltare un attimino, qui tu puoi comprare il token DeFi tramite i nostri partner Banksa o Transact, tramite i vari sistemi di pagamento, e quindi puoi comprare direttamente sulla nostra piattaforma il token qui, chiaramente. Ottimo servizio. E l'ultima opzione, per me sicuramente la più interessante anche a livello di fee, è direttamente sulla exchange decentralizzata, ovvero tramite Cake mandi per esempio Bitcoin sull'applicativo che si chiama DeFi Wallet. Dopo metteremo magari tutti i link e le descrizioni sotto di qui, e da lì puoi swappare sulla DEX chiaramente Bitcoin per DeFi, Ethereum per DeFi, e i volumi sono molto più interessanti attualmente che su Bittrex o su KuCoin, e quindi anche se tu swappi grandissime cifre non hai neanche problema di liquidità, di creare un dip o qualcosa, insomma. Queste sono un po' le possibilità dove tu puoi comprare DeFi, quindi abbastanza semplice. E chiaramente sì, siamo in discorso con tantissime exchange per essere listati, però ci vuole sempre
tempo e varie procedure, tempo, sì, non è sempre così veloce. Ci sono dei minimi da acquistare all'interno di Cake DeFi, tipo Bitcoin, poi vedo il vostro token No, utility. in nulla c'è un minimo. Chiaramente ci sono sempre delle fee descritte completamente nelle FAQ di Cake, dove c'è scritto qualsiasi cosa che tu fai, le fee. Chiaramente se su un servizio Cake, ma faccio un esempio, prende il 15%, devi calcolare un po' Certo. quello che ti rimane. Cioè, uso Cake con 10 euro, non lo so se userei Cake con 10 euro, però uso Cake con 50 euro, sì, perché no? Quindi bisogna un po' valutare un po' quello che uno vuole fare. Comunque non ci sono minimi. Attualmente c'è anche un piccolo bonus di iscrizione dove ricevi $20 in DeFi, con un deposito minimo di $50 se non mi sbaglio. Sì. Non prendetemi adesso proprio ma c'è questo bonus ancora attivo. Perfetto. Allora, ritorniamo un attimo, magari stavi parlando prima dello staking, che ti interrompessi. Sì, esatto, qui è molto interessante perché anche qui è semplice, tu vedi esattamente sotto saldo quanti DeFi hai disponibile sul tuo account, quindi Sì. vai, in questo puoi anche andare molto semplicemente su staking e ti dici io voglio fare uno stake di, non lo so, attualmente di 100 DeFi, quindi Sì. cosa fa il sistema? Ti compra queste 100 azioni in DeFi e gli dici ok, voglio fare lo stake, e automaticamente già se vai sotto il tuo saldo ti troverai allocate, vedi che adesso sono allocate 120 DeFi perché 20 erano già inserite. E quindi cosa succede? In background tutta la macchina dello staking parte in automatico, e il bello è che la piattaforma ti dà ogni 12 ore i rewards, non ti li dà una volta a settimana, una volta al mese, ma ogni 12 ore la piattaforma ti dà i rewards, in questo caso sui 120 DeFi depositati, dove che tu vedi chiaramente sotto transazioni, ogni singolo movimento tu vedi sotto transazioni. E come detto, il bello è che ricevi questi rewards ogni 12 ore e quindi 2 volte al giorno, e attualmente abbiamo una rendita quasi del 90% all'anno, tantissimo, sì. il che è notevole. C'è da dire chi segue tutto il mondo Cake DeFi sa anche il motivo, perché eravamo a un normalissimo, che già è alto, 30%, però i due co-founder della piattaforma hanno deciso di fare un burn dei loro coin privati per aumentare la decentralizzazione, quindi hanno bruciato in tutto circa 400 milioni di dollari in coin. E cosa succede se tu bruci tutti i coin, togli tutti i masternode, però il protocollo dà comunque gli stessi rewards ogni blocco? Succede che il valore aumenta. Sì, esatto, aumenta la renta perché viene sparsa su meno masternode, e quindi è sicuramente molto molto interessante. Quindi attualmente abbiamo questo 90% di rendita all'anno, e come dico attualmente perché ogni X blocco scende un po' il valore dei rewards. La domanda che viene spesso: ma cosa posso fare con questi DeFi? Devo tenerli su per 10 anni? No, puoi ritirarli te lo stavo per chiedere. Sì, puoi fare unstake quando vuoi. Prendi i tuoi DeFi, li metti su Bittrex, li cambi in euro, e qui attualmente siamo partiti un anno fa con DeFi, Cake 2 anni, ma DeFi un anno che esiste, è partito con circa 10 cent il valore. Attualmente siamo penso intorno ai $3,3, insomma. Una crescita enorme.
una crescita sana, Sì. dico così, è una crescita sana. È vero. E chi è dall'inizio del progetto ha anche un po' approfittato un po' di questa crescita sana. E interessante è che attualmente, per chi segue un po', fa un leggero outperformance su Bitcoin, e quindi è sicuramente interessante come coin. Quindi. Con lo staking c'è una possibilità aggiuntiva che è abbastanza nuova, circa 2 mesi che c'è, che è la funzione, dovrebbe vedersi, che è Freezer. Ok, sì. E questa funzione è molto molto interessante per 2 motivi. Il primo, non so Maurizio come sono i tuoi utenti, o come, diciamo che il mondo cripto è fatto anche di persone un po' che hanno un po' questa emozione, cioè se il mercato scende hanno questo FOMO, devo vendere, Sì. perché sono adesso che... E secondo me l'emozione dentro un investimento va tolta, cioè devi essere molto Sono molto d'accordo. razionale. L'emozione lasciala per i tuoi figli, per l'amore, però nell'investimento vanno fatte le cose senza emozione, ma con razionalità. Però io sono la persona che, per esempio, io vivo di framework. Che cosa significa? Significa che quando sono emozionalmente molto molto forte, dove mi va tutto bene, dove come detto, sono felice, non ho un problema magari, faccio delle cose, mi do una sicurezza, mi creo un ponte per le situazioni dove magari sono emotivamente debole. Quindi quando sono emotivamente debole mi sono già creato prima delle situazioni che, anche se sono debole o voglio vendere, non posso farlo perché mi sono creato questo framework. E quindi cosa faccio io? Io metto in freezer un po' di miei coins dove sono bloccati, e con bloccati io intendo veramente bloccati, non puoi venderli fino a un determinato periodo che decidi tu, che può essere 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni, e quindi è una funzione molto interessante, perché dici adesso voglio vendere perché il mercato crolla, secondo me va tutto male. Non puoi venderli perché li hai messi in freezer. Esatto. E quindi quando diventi di nuovo razionale sei contento che magari non hai venduto. Però c'è anche un però, chiaramente, che è positivo, perché tu blocchi i tuoi coin in freezer. Significa che noi di Cake siamo sicuri che il tuo coin non puoi venderlo, quindi riusciamo matematicamente gestire un po' meglio tutte le situazioni delle rendite, calcolare certi step, perché so che tu l'hai bloccato, e quindi noi ti diamo un 4, 5, 6% in più sopra, perché hai bloccato i tuoi coins. Quindi è sicuramente una cosa molto... È interessantissima, utile e interessante. Sì, esatto. Ci sono persone che giocano di strategia, che dicono: ah, se ho 10.000 DeFi, faccio un esempio banale di cifre, dopo ognuno può fare la cifra che vuole, 1.000 li blocco per 5 anni e ricevo, faccio un esempio, 8% in più su già l'attuale percentuale così alta, altri 1.000 li blocco per 3 anni, 3.000 li blocco per un anno, e gli altri li lascio aperti perché non si sa mai che magari trovo un investimento migliore, o perché mi servono per pagare un debito se ho fatto un eventuale guadagno. Ci sono 1000 soluzioni per cui uno può uscire dal mondo cripto, o magari swappare in un altro coin. E quindi sì, ci sono gente che usa queste tattiche, e questo è il freezer. Sì, secondo me è una funzionalità che dovrebbero usare in molti. Anche i miei utenti, ho visto soprattutto in queste settimane che c'è stato un po' di crollo, molti erano un po', chiamiamo così, impanicati perché sono comunque, diciamo, principianti del settore, quindi non sono abituati a vedere questi crolli. Invece chi è già nel settore cripto, soprattutto dal 2017, dopo il crollo che c'è stato 2017-2018, si è fatto un pochino più le ossa dal lato emozionale. Condivido, devi sempre farti la tua esperienza, e dopo diventi magari più razionale, insomma. E come ho detto, io sono molto molto l'antica nell'investire, cioè io voglio dormire bene, non ho un portfolio dove seguo
quanti cripto ho, non me ne frega niente perché ho un orizzonte temporale così lungo e quindi sì, mi lasciano molto molto freddi questi dip, insomma, ecco. Sì, anzi, c'è chi li usa proprio per accumulare. Sì, ottima strategia, È un'ottima insomma. strategia. La terza funzione è il liquidity mining, che chiaramente anche qui uno può scegliere faccio liquidity mining su Cake, quindi ho il mio supporto, o direttamente sull'applicativo DeFi Chain dove le rendite sono più alte, Sì. E quindi però hai più rischio, e il liquidity mining è sicuramente una roba interessante, però è anche un po' legato con dei fattori di rischio. Se su uno staking il rischio è veramente minimo, su un liquidity mining c'è questo rischio che magari Maurizio o anche qui o hai già fatto un video o magari fai un video che è questo cosiddetto impermanent loss. Sì, l'ho spiegato qualche settimana fa su un video che cosa significa. Esatto, che tu puoi avere se in quel momento ritiri la tua liquidità quando il pool non è bilanciato. Però anche qui c'è questa funzione abbastanza semplice, che quando tu vuoi depositare liquidità in questa exchange, hai questo indicatore che ti dice se il tuo pool è bilanciato o meno. In questo caso se è al 100% puoi entrare tranquillamente, se è sbilanciato io aspetterei, e così quando tu esci dal liquidity mining guarda sempre la tua barra e quindi sei teoreticamente a posto. La cosa da sapere sul liquidity mining è che funziona sempre in trading pairs, ovvero in coppie, quindi se tu decidi di dare liquidità all'exchange di Ether, devi dare l'equivalente in DeFi. Se decidi di dare Bitcoin, devi dare l'equivalente in DeFi. Quindi deve sempre dare un trading pair dentro la liquidità. Quindi anche qui il funzionamento è veramente semplice, automaticamente il programma calcola quello che è, fai deposita e accetti tutti i termini, ti spiega. Qui per favore leggete sempre quello che c'è scritto, che sono delle cose molto importanti, e già hai aggiunto liquidità e praticamente hai una percentuale del pool, e in base a questa percentuale del pool che tu ti sei allocato ricevi i tuoi rewards, che anche qui i tuoi rewards che ricevi in DeFi puoi automaticamente inserirli in staking, che è una funzione molto molto pratica. Fantastico. Una volta che dici ok, è il momento di uscire dal liquidity mining, tu puoi tranquillamente uscire dal liquidity mining quando vuoi, insomma. Quindi anche qui molto molto facile il tutto, e chiaramente sotto saldo vedi tutto quello che è stato fatto. Perfetto. Penso che sia abbastanza semplice, come ho detto. Manca ancora, tu fai remove, e anche qui se tu fai remove puoi decidere la percentuale di uscite che vuoi fare, se vuoi uscire con tutto o meno. Puoi fare io esco con tutto, remove in questo caso devi dare il two-factor authenticator e dopo puoi uscire dal tuo liquidity pool. Ottima cosa, veramente ottima. Per invece la sicurezza degli utenti all'interno della piattaforma, a parte l'autenticazione a 2 fattori, ci sono altri sistemi di protezione? Allora, una cosa è abbastanza un po' logica. Il rischio della piattaforma c'è sempre, certo. Chiaramente, ecco perché io dico sempre depositate, iniziate sempre con piccole cose, prendete fiducia con la piattaforma, prendete fiducia con l'email che ricevete sempre regolarmente di ogni resoconto, iniziate un po' a imparare i vari servizi, e quando uno prende più fiducia, prende fiducia nel team, vede gli aggiornamenti, magari si iscrive nel nostro canale Telegram che esiste anche in italiano, dove si aiutano a vicenda, dopo puoi depositare di più. Però se noi andiamo a prendere lo staking, i coin non sono sulle piattaforme, quindi certo. Un hacker non può
cosa fa? Fa un hackeraggio della piattaforma, ma non arriva nei coin perché sono nei mastodon che non si trovano lì, e così come se uno fa il liquidity mine si trova nei mastodon dall'altra parte, e quindi il rischio è completamente minimizzato. Sì, Il lending, questo prestare, i badge sono garantiti da questo partner istituzionale, e quindi anche lì il rischio è completamente minimo. Io dico, non esiste niente senza nessun rischio, ma è veramente minimo. Anche qui ci sono sui nostri blog post, che sono anche in italiano, ogni cosa è spiegata veramente nel dettaglio. Noi siamo a Singapore, quindi con tutte le compliance che abbiamo a Singapore, e quindi sì, dopo se ci sono specifiche che servono, se sei una piattaforma nata in Italia, questo adesso non lo so. Per me è importante magari mettere nelle discussioni anche un link del personale che noi cerchiamo, perché attualmente siamo in quasi 70 persone, ogni settimana assumiamo circa dall'1 alle 2 persone, e attualmente cerchiamo, mi sembra, 7 persone specifiche. Forse nella tua comunità c'è qualcuno che ha voglia di lavorare in uno startup nel mondo cripto, in modo anche completamente remoto, insomma non devi essere residente a Singapore. Sì. Le figure che cercate sono specializzate? Diciamo che attualmente cerchiamo vari programmatori, sviluppatori di blockchain, ma cerchiamo anche persone specifiche nel marketing, cerchiamo persone specifiche nel custom support, dove può esserci anche una persona di madrelingua italiana, per gestire un po' la comunità italiana, che comunque sta crescendo molto molto bene, diciamo. E quindi ragazzi, spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Sicuramente è stato veramente un corso introduttivo a Cake DeFi, spiegato nei minimi dettagli in modo semplice. Come avete visto, il sito internet è pulito, intuitivo, quindi adatto a qualsiasi utente, sia per i principianti che i medi che i più avanzati. Quindi ne approfitterei per salutare e per ringraziare Ewald per il suo tempo, e grazie di cuore per aver partecipato a questo video. Grazie a te Maurizio, grazie a tutti i tuoi utenti sui tuoi social, e come detto mi farebbe piacere se usate Cake, mi fa piacere se vi iscrivete forse anche nel canale Telegram per fare anche delle domande, se avete dei dubbi, siamo qui a vostra completa disposizione. Sì, lasceremo in coda poi al video tutti i dettagli per poter iscriversi alla piattaforma, al contatto di Telegram e tutta la documentazione necessaria. Grazie mille. Va bene, ciao, alla prossima.